Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti sul canale per chi passa per la prima volta sotto questo video, ai quali invito ad iscriversi al canale attivando la campanella delle notifiche, così restate aggiornati sui contenuti ogni qualvolta carico un nuovo video. Se vi piace il video un bel like e la massima condivisione, che al sottoscritto fanno sempre tanto piacere. Rivoluzione VAR in Premier ragazzi, le decisioni verranno spiegate in tempo reale. Questa è la notizia che volevo condividere con voi perché si fa sempre presto a dire sì, la Premier è un campionato migliore, ci sono più soldi, diritti TV, l'ultima della Premier League per diritti televisivi prende quasi quanto la prima classificata in Serie A. Siamo d'accordo, è un altro giro di soldi, ma è anche un altro giro di soldi perché le cose sono sempre state fatte come si deve e quando bisogna intervenire su situazioni che so di razzismo, situazioni che so di ordine pubblico, si interviene in maniera diretta e non vengono fatte leggi che sono palliativi oppure leggi che prevedono delle tempistiche un tantino lunghe per andare poi ad estirpare un problema che in Italia c'è ancora e in Inghilterra molto meno. Quindi è vero che la Premier è un campionato migliore, è forse il miglior campionato d'Europa, molto probabilmente. Questa è la mia opinione, fatemi sapere appunto la vostra qui sotto nei commenti, ma è perché si fanno le cose come si deve. Andiamo a commentare questa notizia insieme e fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, anche in base a ciò che succede in Italia. Ieri sera ha parlato l'arbitro in incognito alle Iene, ennesima uscita sulla quale io non voglio assolutamente argomentare, l'avete visto tutti. La massoneria arbitrale che c'è in Italia, perdonatemi il termine, è viva e vegeta ed è sempre stata così. Sta uscendo qualcosa fuori, ben venga, mi auguro che non venga infangato come o sotterrato, come si è solito fare appunto nello stivale. Andiamo a vedere la notizia di questo VAR in Inghilterra che a me intriga e non poco. Rivoluzione VAR in Premier. Le decisioni verranno spiegate in tempo reale. Dopo svariate sperimentazioni è arrivato l'ok definitivo da parte dell'IFAB. Le decisioni prese dall'arbitro e dalla squadra VAR saranno spiegate in tempo reale. In Inghilterra quindi un ulteriore passo avanti per quanto riguarda la tecnologia in campo. Ciò che di controverso accadrà sul campo da gioco verrà valutato dagli arbitri e successivamente condiviso con gli spettatori presenti allo stadio e non, mediante l'utilizzo di un microfono. Si apre un nuovo capitolo con l'auspicio che possa servire per mettere a tacere le numerose polemiche che nascono in quasi ogni gara, scusate. Il via libera definitivo dovrebbe arrivare nell'assemblea generale programmata per il mese di marzo. Questa idea è stata maturata già da tempo da Howard Webb, ex arbitro internazionale e capo degli arbitri della Premier League dal 2022, con l'intento di rendere il momento di consulto con il VAR il più trasparente possibile. Conoscete tutti Webb, credo. Quell'arbitro pelato inglese che non la fa buona a nessuno e che io stimo e non poco perché gli errori commessi in carriera veramente si contano sulle dita di una mano. Andiamo avanti e poi finiamo di commentare la notizia. Il funzionamento. Come già succede in altri sport come rugby e basket, gli arbitri saranno dotati di un semplice microfono per mettere al corrente gli spettatori circa il processo decisionale. I direttori racconteranno il loro punto di vista sull'azione ed elencheranno i motivi che hanno portato al consulto del VAR e alla successiva decisione finale. L'effettiva introduzione. La sperimentazione dovrebbe diventare realtà a partire dall'inizio della prossima stagione. Come detto prima, è atteso per marzo, in occasione dell'Assemblea Generale, il via libera definitivo dell'IFAB. Successivamente toccherà ai 20 club di Premier League esprimersi favorevolmente o meno. L'ultima L'ultimo trafiletto e commentiamo. Come riportato dal Daily Mail, l'IFAB ha già dato l'ok per la sperimentazione in diverse competizioni in giro per il mondo. È successo nel campionato messicano e nella Coppa di Lega portoghese con i direttori di gara che hanno spiegato in tempo reale ai tifosi le loro scelte. L'arbitro Anthony Taylor invece ha già adoperato questo sistema un anno fa, in occasione del mondiale per club in Marocco. La sperimentazione poi è proseguita nel corso dell'anno solare in due competizioni, nel mondiale under 20 e nel mondiale femminile. Quindi la sperimentazione è già in corso, il funzionamento l'abbiamo visto, dotati di microfono ci si ferma e si fa chiarezza
sia per le persone che saranno allo stadio e quelle che sono a casa, e appunto si dirà tutto in tempo reale. Io mi auguro che da marzo diventi effettiva appunto in Premier questa situazione, e che l'Europa tutta poi sicuramente si accoderà alla situazione Premier, per non risultare poi poco veritieri gli altri campionati rispetto ad un campionato dove si fa di tutto per cercare di valorizzare gli spettatori, perché poi sono gli spettatori che pagano il biglietto e vanno allo stadio per vedere uno spettacolo che, se deve essere infangato da una direzione arbitrale dove un regolamento non viene rispettato, o viene rispettato una volta e tre no, decisioni sugli stessi falli che sono poco congrue in partite differenti, allora ci rendiamo conto che a Napoli si dice o sfastidio, ovvero la poca voglia di recarsi allo stadio, diminuzione dei tagliandi venduti, biglietti, stadi che cominciano a svuotarsi. Non è appunto in riferimento alla Premier, perché in Premier, al di là di queste situazioni, quando tu ad esempio sei un abbonato del club, vieni trattato da abbonato e non hai solo una prelazione sul biglietto e fai poche file per appunto accaparrarti i tagliandi delle partite della stagione in corso, ma proprio per quanto riguarda il livello morale della situazione, diventi parte integrante del club per il quale ti abboni. E appunto è una visione di calcio un tantino diversa, è una gestione delle cose sicuramente migliore di quella che abbiamo visto in Italia. L'ho detto prima, lo stiamo vedendo adesso con le dichiarazioni, rivelazioni di quest'arbitro in incognito, dove io l'ho chiamata massoneria, non posso fare altrimenti, perché per come è gestito il VAR in Italia e la classificazione arbitrale per quanto riguarda le graduatorie, non posso far altro che parlare di massoneria. È un organo interno alla federazione che fa praticamente i porci comodi. Fa i porci comodi, perché io non posso essere un arbitro che va in campo e so benissimo che se sbaglio e vengo chiamato 2-3 volte dal VAR a partita, vengo declassato, perché poi quelle tre cose vanno a fare cumulo su un giudizio finale che io poi il lunedì devo presentare appunto all'associazione arbitri, quando poi si fa il resoconto della giornata. Per me è una cosa che non deve esistere, è una cosa che non può fare, non può, diciamo, portare negatività al punteggio totale della direzione arbitrale se io vengo richiamato dal VAR. Se è stata istituita la tecnologia per aiutare, per coadiuvare l'arbitro in campo, allora lo si deve fare. Perché deve essere un errore? L'occhio umano può non vedere tutto, e c'è appunto la tecnologia per non falsare risultati, partite, situazioni, falli, ammonizioni, cartellini, diffide, campionati. Campionati, perché poi alla fine è lì che andiamo a finire. Campionati falsati. Lo dicevamo oggi nel lontano 2006, con le ammonizioni si gestiscono i campionati, e lo è ancora tutt'oggi. Quindi gestirla così, o meglio, gestita così, dalle dichiarazioni che abbiamo sentito anche settimana scorsa appunto alle Iene, è una situazione surreale, dove non trovo io una via d'uscita. Non trovo una via d'uscita. Sì, adesso c'è stata questa settimana di campionato dove sotto l'occhio del ciclone si cerca di fare le cose tutte quante per bene, per non dare nell'occhio, ma fin quando non si va alla fonte a gestire queste situazioni, a regolamentare l'associazione arbitri diversamente a livello di punteggi, allora saremo sempre di fronte alle stesse situazioni, perché un arbitro non può essere, secondo me, giudicato negativamente quando viene richiamato al VAR. Punto. Che poi tu venga giudicato per al limite un cartellino che poteva starci o non starci. Io non è che dico di andare ad analizzare tutte le situazioni, ma se in una partita ci sono
2/3 calci di rigore dubbi o un gol annullato che non andava annullato, 2 o 3 situazioni dubbie del genere, io vengo richiamato al VAR, io non posso pagare dazio per situazioni che al limite non ho visto, ero girato, situazioni tumultuose in area, falli, eccetera, eccetera, non possono fare cumulo su un giudizio finale. Tutto qua, quindi si deve rivedere assolutamente sia il metodo di designazione per me ritornare al non ritornare, attuare, diciamo, un sorteggio per quanto riguarda le designazioni arbitrali senza andare a designare, ad avere il designatore, ecco. Per me si potrebbe fare tranquillamente come si sorteggiano gli ottavi di Champions, così il mercoledì fanno il 20 minuti di trasmissione che può essere anche seguita poi dopo un po', credo, può darsi che sia una cosa che possa andare così. Fai il 20 minuti di trasmissione in diretta, appunto, dall'associazione arbitri, dove sorteggi arbitri, varisti, eccetera, eccetera. Tutto alla luce del sole, senza riscaldare le palline, perché poi sappiamo anche che voi riscaldate le palline ai mondiali, eccetera, eccetera. Quindi molte cose potrebbero anche essere fatte, però secondo me a livello visivo una cosa è leggere una designazione dal designatore arbitrale e un'altra cosa sarebbe vederle le designazioni sorteggiate. Avrebbe secondo me più senso e più veridicità, si può dire? Mi sembra di sì, della cosa. Ecco, questa era la notizia che volevo condividere con voi. La Premier è avanti anni luce anche per questo, perché si decide una cosa, la si presenta agli organi di competenza, la si attua quando ce n'è la possibilità e ci sono tutti gli ok da parte degli organi appunto superiori alle federazioni di competenza, che siano Premier, Serie A, Liga 1, Bundesliga, eccetera, eccetera, eccetera. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, sempre Forza Napoli, ciao!